Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Il narcisista quando ti perde, cosa fa? Le relazioni d'amore possono finire per tanti motivi. Generalmente i motivi più frequenti sono di tre tipi. Quando subentrano incomprensioni e magari i valori che ciascuno dei due partner rispettava nell'altro, per non dire che ne aveva stima, ad un certo punto verranno meno e le incomprensioni cominceranno a sabotare il rapporto, tanto che avranno la meglio il conflitto, l'insofferenza sul senso di rispetto per l'altro quando non appunto di stima. Pensiamo a quante coppie durante il triste lockdown sono scoppiate e questo è un esempio per dire che quando ci sono certe fragilità di coppia, i momenti particolari potranno prevalere queste fragilità e molte crepe sulla solidarietà, sul senso di cura, sulla comprensione e sul rispetto dei valori, delle credenze reciproche, sui modi di vedere che ciascuno dei due partner può avere e che non necessariamente sempre devono corrispondere e coincidere. In questi casi il senso di comunanza e di amore finisce per lasciare il posto al conflitto e all'incomprensione e anche all'incomunicabilità. Una variante di queste situazioni è quando i partner cominciano ad avere interessi diversi e a volte molto divergenti e anche quando uno dei due, se non entrambi, avvertono l'esigenza di prendere strade diverse. Magari se incontrano dei partner, o meglio degli amanti che poi potranno diventare dei partner e avvertiranno più sintonici. Ma questo avviene sempre in seguito a una crisi di coppia. Un altro motivo di rottura di una relazione è il tipico tradimento. Uno dei due nella coppia tradisce l'altro con un terzo, un amante. Un altro motivo ancora di rottura è la mancanza di rispetto per via dell'intensificarsi di aspetti spiacevoli nel carattere del partner. E poi c'è anche il caso in cui un partner sfrutta l'altro, usando la relazione per sopperire a proprie necessità che possono essere di varia natura, non solo materiale, ma anche sessuale, o semplicemente per riempire un vuoto a quella che altrimenti sarebbe una solitudine. In questo può subentrare anche l'essere usati, ma anche traditi ed anche non considerati nelle proprie credenze e valori. Vedi il primo caso che ho illustrato, quando due universi di pensieri e di valori entrano in collisione, anche dopo molto tempo magari, anche dopo una vita o quasi di condivisioni. Ci sono coppie, appunto, come dicevo, nel fare l'esempio appunto di questi ultimi tempi, di come nelle prospettive di pensiero, di modo di osservare la vita si siano scontrati in tanti casi, in quanto all'essere usati non è certo piacevole scoprire di esserlo stati, ma soffermati a pensare che un ex che si comporta in questo modo, che ha bisogno di sfruttarti, ha un grande vuoto dentro di sé, quindi forse quello che perde di più è proprio lui in questo caso. Chi perde in realtà è sempre chi usa e chi sfrutta l'altro, in amore e non solo in amore. Anche se si può dire che il maggiore sfruttamento sia in qualche modo proprio quello di anima e di sentimenti, tant'è che si soffre generalmente molto di più quando si è investito in termini sentimentali più che in quelli materiali. E una volta di più è il motivo per cui se incontri qualcuno che pretende di assurgere a un piano animico, sentimentale, ma non è in grado in realtà di farlo, sarà lui a perderci in questo caso, visto che non è nemmeno in grado di assurgere alla dimensione dei sentimenti veri e propri. Chi ci perde è chi non pone in campo, non è in grado di condividere sentimenti. E chi perde è anche chi non si pone in modalità conoscitiva nei confronti dell'altro, e questo lo si capisce quando qualcuno pensa di aver capito tutto e proprio tutto dell'altro, insomma di conoscerlo a menadito. No, non è proprio così, non si finisce mai di conoscere qualcuno. Se si arriva a nutrire questo pensiero di avere in mano la conoscenza dell'altro, in realtà non ci si è proprio posti in modalità conoscitiva nei confronti dell'altro, nel vero senso della parola, in modo vero e autentico e profondo. E finché c'è amore, c'è curiosità per l'altro, sana curiosità. Se l'amore viene a mancare o se magari non c'è proprio stato, significa anche
che l'altro praticamente è come uno sconosciuto per te, che è proprio quello che accade a un narcisista quando incontra qualcuno. E magari all'inizio vorrebbe anche pensare, in alcuni casi può anche pensare che ama, che si sia innamorato. Qualche narcisista a volte lo pensa. Una delle diverse prove del vuoto di sentimenti di un narcisista in una relazione è quando egli chiude la relazione dall'oggi al domani con un litigio pretestuoso, ad esempio, comunque in maniera repentina e sbrigativa. Ne parlavo anche in un recente video sul modo sbrigativo, su due piedi, di lasciare da parte di un narcisista in alcuni casi. Ci stia pure un litigio inevitabile, almeno una relazione di lunga data, che non ci scappi qualche conflitto, ma questo va da sé che un minimo di confronto deviso ci stia. Certe personalità però non sono all'altezza di confronti e vedi appunto quelle narcisistiche. Chiudere senza un chiarimento dimostra che non c'è amore semplicemente. Ma in questo caso, una volta di più, è la dimostrazione che chi perde è chi non ha saputo amare, perché tra le altre cose costui ha anche perso l'occasione di conoscere qualcuno e di poterne di conseguenza trarre anche il meglio. Perché alla fine, in definitiva, il narcisista non ha tratto il meglio di te, assolutamente no. Se non ti ha amato, non ha tratto quasi nulla di te. Pensa un po' cosa non ha perso. Naturalmente, quando il narcisista perde te, pensa di avere guadagnato qualcosa di maggior valore, almeno fino a quando non dovrà ricredersi e riprovare lo stesso senso di insoddisfazione già provata con te e sentire l'esigenza di una nuova conquista, di nuove emozioni. Quindi in un primo momento penserà che ci sta guadagnando con la nuova partner, ad esempio, ma poi insomma bisogna vedere quanto durerà anche quella relazione. La perdita di una partner per un narcisista tutta prima è qualcosa che egli non vive, è per il narcisista come un semplice passaggio da una cosa all'altra, da una situazione all'altra. Ma arriverà il momento in cui, quando si ritroverà a vivere quel senso di vuoto e di insoddisfazione, dovrà passare in rassegna tutte le precedenti relazioni con un senso di vuoto ingigantito. Le passerà in rassegna almeno nel momento in cui comincerà a provare una certa soddisfazione nella relazione in cui si trova, a meno che non abbia occasionalmente incontrato qualcuno che lo attizzi, gli susciti qualche interesse, qualche stimolo di curiosità e anche di conquista. Ma il non poter amare, cosa che riguarda appunto molto molto da vicino un narcisista, anzi è parte di lui, è un senso di perdita enorme che un narcisista può osservare bene in una partner empatica o in un partner empatico con un senso di disagio. A dire poco, il fatto di vedere qualcuno che è in grado appunto di amare, che prova dei sentimenti, qualcosa che lui non è in grado di provare. Questo gli procurerà un grande senso di disagio che potrà anche rimuovere, ma che non può e non potrà fare a meno di osservare e di invidiare purtroppo per lui profondamente in chi egli veda appunto provare questi sentimenti. Quindi se ti senti abbattuta, affranta o naturalmente abbattuto e affranto, delusa per un ex partner, magari narcisista, che ti ha solo usato, trattato come l'ultima delle persone del globo, nonostante tu abbia messo ogni tuo sentimento, pensa al vuoto che c'è dentro questo povero essere e pensa che chi sta perdendo di più tra i due non sei tu. Almeno se un'anima c'è in te e tu sia in grado di amare, mi auguro e ti auguro proprio di sì. Quindi in questo caso non sei certamente tu che stai perdendo qualcosa. E ti assicuro che ogni perdita in amore è un macigno in più per il narcisista, che deve portarsi in groppa per quanto non se ne renda conto o non se ne voglia rendere conto. Ti abbraccio forte, sempre felice della tua straordinaria, meravigliosa presenza. Ti abbraccio forte. A presto. Ciao, ciao, ciao.